Ciao, io sono Susanna, insegnante di italiano per studenti stranieri e vi do il benvenuto nel mio canale YouTube. Questo è Italiano in 5 minuti, un formato dedicato specialmente agli studenti principianti di italiano. Tuttavia, gli argomenti di cui parlo sono utili e interessanti anche per chi si trova a un livello intermedio e avanzato di italiano. Oggi vi spiego come formare l'imperativo negativo in italiano. Guardate il video fino alla fine, in modo da imparare come usare l'imperativo negativo italiano e migliorare il vostro parlato. L'imperativo è un modo verbale che viene usato in diversi contesti per esprimere un divieto, una richiesta gentile, un obbligo, un'esortazione. Ho notato durante le mie lezioni con gli studenti che l'imperativo negativo è spesso fonte di problemi. Questo è dovuto alla formazione differente delle tre persone dell'imperativo. Le persone che il modo imperativo presenta sono tu, noi, voi. Noi e voi hanno una forma di imperativo negativo più semplice da ricordare. È infatti sufficiente utilizzare l'avverbio negativo non seguito dalla prima e dalla seconda persona plurale del presente indicativo. Esatto! La prima e la seconda persona plurale dell'imperativo sono identiche al noi e al voi del presente. Noi mangiamo, presente indicativo. Non mangiamo, imperativo negativo. Voi correte, presente indicativo. Non correte, imperativo negativo. Voi partite, presente indicativo. Non partite, imperativo negativo. Anche la formazione del tu è semplice, ma diversa. Per creare l'imperativo negativo della seconda persona singolare è sufficiente utilizzare l'avverbio non seguito dall'infinito del verbo che volete utilizzare. Mangiare, non mangiare, correre, non correre, partire, non partire. Queste regole valgono per qualsiasi verbo di ogni coniugazione. Alessandro, non urlare, ti sento benissimo. Ecco, questo è il modo per creare correttamente l'imperativo negativo in italiano. È il vostro momento adesso. Scrivete nei commenti delle frasi in cui sono presenti delle forme di imperativo negativo italiano. Io vi ringrazio di aver guardato questo video e di avermi fatto compagnia. Spero che questa mia spiegazione vi sia stata utile. Se sì, lasciate un like e se non vi siete ancora iscritti
al mio canale YouTube, vi invito a farlo. Vi auguro una buona giornata e vi aspetto nel prossimo video.